Eccoci qua amici della Muay Thai, allora un po' che non ci vediamo, mi avete chiesto già da un mese e mezzo questo video sui blocchi, ma sono stato pigro, oggi ve lo facciamo. Allora, Carlos e Tommy oggi mi aiutano, abbiamo la fortuna di avere due grandi professionisti, un pluricampione del mondo e un futuro campione di distretto. Dai, allora mettetevi in guardia. Innanzitutto la cosa principale del blocco è il fatto, la componente della guardia. Devo sempre tenere il peso in mezzo per far sì che possa alzare sia il blocco sinistro sia il blocco destro. Dopo vi spiego perché, vi spiego anche perché qualche thailandese non lo fa. Mettete uno calcia, uno difende, vedete che chi difende? Carlos vedete che sta cercando di tenere il peso né da una parte né dall'altra perché è pronto quando arriva il calcio, calcia a bloccare, su medio, calcia a bloccare. Ok, calcio al sinistro. Ok, quindi se ho il baricentro centrato, quindi non sono né su una gamba né sull'altra, o riesco a bloccare tutti e due i colpi. Questa è la base dell'utilizzo dei blocchi. Intanto i blocchi bisogna farli sempre perché gli arbitri nella fase di scambio, quindi dalla metà della seconda ripresa in poi, vogliono vedere se sai alzare i blocchi, se sai fermare i calci. Se non li fai e vadi i colpi anche in qualche altra maniera, anche rispondendo, ma non fai vedere i blocchi, ai giudici rimane il dubbio che tu non sappia fare la Muay Thai e può penalizzare. Quindi adesso facciamo gli altri casi. Se avete di fronte un Muay Mat, cioè uno che vuole cercare di venire a fare a botte, caricherà il peso, come vedete, sulla gamba davanti, perché deve cercare di chiudere la distanza e arrivare alla corta per picchiarvi oppure mettervi un low kick. Quindi, cosa succede? Se lui carica questa gamba davanti, se gli arriva un calcio medio qua, non può bloccare, perché dovrebbe spostare il baricentro, sposta il baricentro e poi alzare. È troppo lungo, per questo che stiamo sempre al centro, perché se deve spostare il baricentro, quindi su un Muay Mat è più facile che il mio calcio destro entra. Poi avrete sicuramente visto che mi avete chiesto come mai i thailandesi stanno con la gambetta così. Stavano con la gambetta così 20 anni fa, adesso non ci stanno più loro. Oppure stanno con la gambetta così quelli altissimi, bravissimi, che pensavano, perché adesso questo stile è strasuperato, non è più è la Muay Thai abbastanza antica, anche qualcuno c'è ancora, ma stanno così perché sono convinti con la gamba davanti di riuscire a fermare l'attacco dell'avversario, quindi che può essere calcio sinistro, calcio destro lo bloccano, calcio sinistro lo bloccano incrociando, però se lui cambia guardia e calcia basso, no, fai il passo e calci sotto basso, quello non riescono a bloccarlo, perché quindi questo stile di guardia può essere realizzato, lo vedrete realizzato magari dal quarto round, quando io ho già vinto, ho già bloccato tutti i suoi colpi, ho rimesso i miei, quindi sono stato con una guardia corretta, ho fatto i blocchi, ho rimesso i miei, ho già vinto e a questo punto difendo il risultato. Cosa vuol dire? Faccio il cosiddetto il fumeux, quindi sposto la gamba dietro, perché se al limite prendo un calcio basso non importa, ho già vinto, il calcio basso non fa punto, ma riesco con la gamba davanti a bloccare i suoi attacchi, quindi calci medi, e anche a bloccare con il tip se vuole venire avanti a fare il Muay Mat, vuole venirmi a picchiare, allora ho più facilità con la gamba davanti a bloccare i suoi attacchi. Però questa è una tattica che viene usata se ho già vinto, quindi se già sono in vantaggio di punti. Diversamente ritorniamo sull'ideale del lavoro dei block, è guardia cosiddetta equilibrata, cioè che il peso deve essere 50 su una gamba e 50 sull'altra, perché a seconda del calcio che mi porta, che sia il destro che sia il sinistro, io sono pronto a bloccarli tutti e due. Vedete, anche con la mano cerca la distanza, perché a seconda che ho su un blocco o l'altro, ho una mano che posso mettere sulla testa per una distanza, o comunque per avere un misuratore di distanza, per sapere se mi può arrivare alla corta distanza. Rifacciamo tutti e due.
vedete che alza il blocco sinistro con la mano, tiene la distanza e lo stesso fa da quella parte. Una tiene la guardia, uno tiene la distanza. Perché? Perché potrebbe essere una finta per entrare. E quindi lui ha la mano per calibrare la distanza. Quella mano serve anche da distanziatore proprio per sapere se il medio mi può arrivare, perché lui dalla mano, tieni sulla guardia, dalla mano lui si fa un'idea di quanto può arrivare. Se qui il medio può arrivare, per un passo più indietro. Se un passo più indietro, lui sa dalla sua mano, dalla distanza che lì il suo cervello già calcola che difficilmente da lì può arrivare, quindi la puoi tenere giù il blocco, perché se hai la mano lunga, già lo vedi, da lì non arriva, ma se fai un passetto avanti, come lui fa il passetto avanti per calciare, metti il calcio sinistro, fa il passetto avanti per calciare, lui ha già visto da qui, il suo cervello ha già visto da qui che se c'è poca distanza tra la mano e la testa vuol dire che il calcio può arrivare, quindi devo alzare il blocco. Quindi questa mano che vedete a volte avanti, la guardia lunga, è un misuratore, un disturbo, posso usarlo come disturbo, ma mi serve anche per capire se lui ha la distanza dei medi. Quindi la cosa importante nei blocchi è tenere sempre la posizione 50-50 in modo da essere liberi, rifacciamo, da alzare o uno o l'altro a seconda di quello che calcia, indistintamente. Oppure se ho già vinto e quindi voglio difendere il risultato, potreste, se siete bravi, se vi piace, appoggiare la gamba dietro e usare la gamba davanti per contrastare, per usare anche il tiro. Differentemente, se ho perso, allora non mi interessa niente di bloccare più i colpi, perché ormai se alla quarta ho preso così tanti medi o ginocchiate per cui l'arbitro sa già che hanno già buttato i cartellini, quindi devo metterlo giù. A questo punto faccio il movimento, carico il peso davanti e vado a picchiare, tanto anche se prendo i colpi non me ne frega più niente, perché quello che mi interessa è arrivare alla corta distanza e cercare il KO, perché è l'unica strada che ho. Ok, rifacciamo ancora vedere una volta, bilanciati tutti e due, uno scambio di uno tira, l'altro difende, rispondi, e tu difendi, calcio, rispondi, difendi, ecco, li di nuovo, fatelo 2 o 3 volte, rispondi, quando avvengo uno alla fine molla, cambio. Ok, qua l'ultimo, se succede quando vedete scambi due, per esempio alla terza ripresa dove si giocano i punti, pam, blocco, risposta, blocco, risposta, blocco, risposta, l'ultimo che mette dentro il colpo è quello che è in vantaggio, cioè l'ultimo che non blocca il colpo è in vantaggio. Quindi cosa succede? Che nello scambio dei calci medi si gioca gran parte del match. Cosa può fare quindi? Deve correre lì dietro, deve cercare lui di correre lì dietro e quindi di ridargli il colpo. È lì che lui potrebbe cambiare guardia e allora mettersi in controllo in quella guardia che abbiamo detto prima. Rifacciamo, quindi lui ha preso, adesso tu gli vai a cercare il medio perché glielo devi rendere, perché se hai in svantaggio di un medio lui magari usa il T. Ma certo che questo non lo può fare dall'inizio se non è in vantaggio. Oppure potrebbe decidere di cambiare strategia perché ha visto che i suoi medi sono troppo veloci e alla fine la vince lui, e andare subito a cercare il clinch. Quindi le ginocchiate, perché le ginocchiate hanno lo stesso valore di punteggio dei calci. Quindi tornando al blocco, perché è importante fare i blocchi? Perché è importante prendere le botte sulle tibie anche se fanno male. Perché se non le prendete, perché ci sono altri modi per schiviare un calcio, che per esempio è quello di andare indietro, lasciando una gamba qua, andare indietro, porta il calcio, tu vai indietro e rientrare. Posso farlo una volta, 2 volte per fare un punto, ma resta il fatto che per gli arbitri, anche se questo è un buon lavoro, è un lavoro cosiddetto da FIMU, da tecnico, per gli arbitri è importante vedere invece che tu prendi i calci sulle tibie, perché sanno che comunque un colpo sulle tibie è un colpo sofferente, perché comunque fa male anche a me che lo blocco, però questo dimostra all'arbitro che so fare la Muay Thai e che so come funziona la Muay Thai. Quindi bilancio al centro, calcio, blocco,
la risposta. Questa è la migliore difesa, e la migliore difesa che c'è nella Muay Thai è proprio questa. È ancora più forte, quindi un punto più forte, questo, cioè calcio, risposta dentro, che metti solo il calcio, lui non lo blocca, che questo è un punto forte, ma il punto più forte che c'è nella Muay Thai è questo: calcio, blocco, risposta dentro, perché questo significa, lui sta dicendo agli arbitri, i suoi calci io li blocco quando voglio e gli rispondo, lui non li blocca, quindi l'ho surclassato. Se fa questo 2 volte, il match è in mano sua, le scommesse vanno tutte a sfavore suo, è lui che deve fare il match, è lui che deve correre dietro, quindi dovete essere abituati. Per questo dico, noi facciamo qua proprio un lavoro che è kick block, che è tipo lo sparring ma solo kick block, perché nel gioco di kick block è come un gioco di ping pong, pam 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 pam, chi perde il punto, chi non blocca, e anche se scappo, prendo il calcio, io scappa proprio, senza reagire, scappa. È la stessa cosa, se lui, no, fate kick, block e poi tu scappa, non lo prende, non lo prende, scappa. Questo è uguale, non è forte come il medio, ma potrebbe essere, lo fa 2 volte, potrebbe essere considerato più forte, perché gli sta dicendo, io i suoi colpi li vedo così forti che ho paura di bloccarli. Perché bloccare un colpo ci vogliono coglioni, ci vuole forza, perché se non avete mai fatto con un thailandese o con un ragazzo di loro che si allena in Thailandia, che ha una potenza sui colpi, sui calci, che è veramente notevole, quando lo farete lo capirete, chi l'ha già fatto lo sa. Quando prendete un calcio su un blocco, un calcio fatto da qualcuno che fa Muay Thai seriamente, da un Muay, capite perché è molto importante bloccare, perché quella è una tecnica che sì mi protegge, ma comunque è un sacrificio farla. Di conseguenza, se io scappo, perché la mia testa mi dice che vede i suoi calci troppo forti per me, questo gli arbitri lo mettono in considerazione, per cui in buona sostanza, per fare il lavoro dei block con i paratibie, ovviamente dovete farlo con i paratibie, ma è molto importante fare questo lavoro. Facciamo ancora vedere quello che noi facciamo, che è kick block, solo kick block, senza pugni, senza niente, solo lavoro di scambi, contando quanti colpi vanno a segno, e quindi se io sono in svantaggio devo recuperare, e quindi l'ideale è essere sempre a 0 quindi uno me lo dà, uno lo prendo. E per quanto riguarda invece le tibie, che non mi fate questa domanda del cazzo come l'avete fatta 30 volte, c'è già un video sulle tibie, ma se mi chiedete, ho visto dei thailandesi, perché mi avete chiesto fare sparring senza... I thailandesi lo possono fare perché hanno iniziato a 6 anni, hanno non solo le tibie fatte, ma hanno il controllo, che le tibie fatte ce l'hanno anche loro, ma non tutti hanno il controllo che hanno i thailandesi dopo anni e anni e anni e anni, anche perché da bambini, non essendoci soldi nei camp per bambini, spesso i paratibie non glieli danno finché non hanno 10 anni, 11 anni, quindi si fanno magari da 6 ai 10, ai 11 anni, ai 12 anni senza paratibie, sono leggeri, quindi non fa male, ma imparando a toccarsi senza farsi male, cosa che i Falang non sono capaci di fare. Quindi dimenticatevi di provare a fare kick block senza paratibie, o perlomeno fatelo ma nei match, ma in palestra mettete i paratibie, fate tanto kick block, e poi la tibia, la resistenza alla tibia ve la fate con dei sacchi duri e calciando tanto e forte. Grazie mille, grazie, fate i bravi, viva la Muay Thai, ciao, sawadee.